Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Buona festa delle mamme a tutte, Auguri. auguri a tutti quanti, a tutte quante e anche a tutti quanti, perché ci stanno anche tanti papà che fanno i mammi, Sì, lo fanno anche da mamma proprio. fanno anche da mamma. Allora, che cosa andiamo a preparare oggi? Andiamo a preparare una bella torta, e come una torta alla mousse di burro d'arachidi. Cavolo, come ti è venuta Sì. in mente questa idea? Allora, tempo fa, diciamo una settimana fa più o meno, su Facebook io ho visto una torta finita di un pasticcere e umilmente ho chiesto la ricetta. Non mi ha voluto spiegare come si faceva perché giustamente, sai, ogni pasticcere magari che si rispetti ha i propri segreti, eccetera, eccetera. E quando ho detto che era per mio figlio, perché mio figlio adora il burro d'arachidi e che ci teneva insomma ecco tanto a mangiarne una, lui ha insistito dicendo che non poteva spiegarmela perché tramite web non si riesce. Al che ho detto che insomma è quello che faccio io più o meno tutte le volte che faccio una ricetta, però Tu non sei una chef. io non sono assolutamente né pasticcere né chef e neanche ho la presunzione di esserlo. Quindi all'ennesimo diniego che cosa ho fatto? Me ne sono altamente eccetera e ho cominciato a studiare per poterla fare da sola senza indicazioni di nessuno. Quindi in tutta la settimana io ho studiato dosi, ho studiato mousse, ho studiato croccanti, eccetera, eccetera, e quest'oggi Lo mettiamo in pratica. metterò in pratica per voi questa ricetta. I tuoi studi. I miei studi, Vai, esattamente. iniziamo. Allora, innanzitutto non farò un fondo di pan di Spagna, ma farò un fondo di biscotto tipo la cheesecake. Quindi abbiamo uno stampo, come vedete, che ho già imburrato e foderato. Questo è uno stampo da 15 cm, perché è comunque una tortina piccina. Oggi siamo pochi. Oggi siamo pochi e soprattutto è per lui. Quindi poi 150 g di biscotti secchi, 60 g di burro a basso contenuto di colesterolo. Poi abbiamo qua delle arachidi, dico delle perché queste potete farlo a piacere, salate, dello zucchero, questo zucchero sono circa 70 g di zucchero semolato normale, con il quale andrò a fare il croccante da mettere all'interno. Uno stampino foderato con della carta da forno leggermente bagnata per far aderire, che mi servirà appunto per ospitare il croccante che uscirà fuori da questa. Ho fatto a strisce, vedete? Allora, questo è per il fondo, questo è per il croccante e questo è per la mousse. E nella mousse, andiamo a vedere che c'è nella mousse. Nella mousse ci saranno 70 g di burro di arachidi normale, senza pezzettini dentro. Poi ci saranno 70 g di zucchero a velo, 500 g di panna e un foglio da 5 g di gelatina che io ho già spezzettato e messo a bagno con 3 cucchiai d'acqua. Va bene? È una ricetta A basso costo? A basso Sì, costo. assolutamente. Ed è lunga? Sì, assolutamente. Quindi fatta di mattina. Di mattina è pronta per il pranzo, ma ok. meglio per la sera. Per la sera Perché meglio. ha bisogno di riposare. Perfetto. Però di mattina presto la dovete fare, tipo che ne so, alle 7 per l'una, perché comunque ha bisogno di almeno un paio d'ore in frigo. Poi se sta di più è meglio perché la mousse comunque si rapprende. Ok. Detto questo, andrò a sbriciolare i biscotti, triturare le noccioline, non tutte, solo la metà. Queste sono le classiche bustine da 99 centesimi che si trovano in tutti i supermercati. Sono circa 1,10 euro, mi sembra, qualcosa del genere.
però voi potete metterne di più, perché poi tutto questo lavoro andrà ricoperto da una glassa a specchio con noccioline tritate e salate e tostate. Quindi insomma, ecco, poi vi farò vedere successivamente per la glassa a specchio, quando ho finito la preparazione della torta, vi faccio vedere sia gli ingredienti che la preparazione, ovviamente. E noi ci vediamo tra un pochino. Sì, ha biscotti triturati, burro sciolto e noccioline tritate. A dopo. A dopo. Allora, io sto facendo lo zucchero sciolto, che non è il caramello, il caramello si fa poi con la panna, quindi non è caramello, diciamo un croccante alle noccioline, ok? Adesso lo faccio sciogliere per bene. Usate una spatola in silicone perché è anche molto più semplice da gestire e da lavare, se l'avete, e se no va bene qualsiasi cosa, insomma un cucchiaio va benissimo. Alzo un pochino la fiamma, faccio sciogliere. Dobbiamo aspettare che si solidifica. Dopo? Dopo? Certo. Adesso dobbiamo farlo sciogliere per bene, perché deve diventare trasparente, biondo e trasparente. Biondo, più che biondo nocciola. Nocciolina. Sì. E allora ci vediamo a nocciolina. No, venuta. quasi fatto. Così possiamo mettere Ah, è vero, mi ero dimenticato le noccioline. le noccioline. Adesso si sono... Ed è diventato trasparente. Mettiamo le noccioline, una parte, mi raccomando, non tutte, perché deve essere comunque un velo sottile. Mescoliamo ben bene. Prima abbassiamo il fuoco. Tutti. Sì, ho fatto un vortice, è vero, me ne sono accorta. Che buono. Il croccante? Sì. Mamma lo fa con le nocciole, con le mandorle. Sì. Ecco qui. E adesso lo andiamo a mettere nel nostro stampino che abbiamo oliato un po'. A fra poco. Lo mettiamo qui. Normale che frigga, c'è sia l'olio che l'acqua, quindi è normalissimo. È normalissimo. Lo stendiamo bene e facciamo in modo di fare un dischetto che poi andremo ad inserire nella nostra torta. Bisogna anche sbrigarsi perché poi sì, infatti, esatto. Occhio che brucia. Quando lo sciolo lo martella da sotto. Sì, provaci. Che fa 8000 gradi Fahrenheit qua sotto. Se fare pure night. Ecco qui. Adesso questo deve raffreddare. Nel frattempo io andrò a fare lo stampo, ma tanto voi sapete già farlo, per la cheesecake. Quindi ci vediamo a stampo ottenuto. Io vi metto anche la cheesecake nell'info box, così vedete come fare lo stampo. Ma sì, ma voglio dire, è abbastanza semplice. Sì. Però, sai, per chi come me comunque magari non sa fare niente, certo, è comodo di vedere, una ripassata. A dopo. A dopo. Allora, questo si sta raffreddando e questo è pronto.
Questo lo lasciamo fuori dal frigo ovviamente, perché sennò buttiamo il frigo, e questo invece lo mettiamo al frigo. Lo mettiamo al frigo e deve stare almeno mezz'ora, quindi ci rivediamo qui tra mezz'ora per fare la nostra mousse di burro d'arachidi. A dopo. Allora, ho sciolto a bagnomaria il burro d'arachidi e a questo punto, scusate, dobbiamo fare manovra perché c'è lui che sta in mezzo con Sì, a fare video. È pur sempre la cucina di una casa. Beh, certo. Ecco qua, a questo punto aggiungo la gelatina sciolta, sempre a bagnomaria perché sennò poi non lega. Ok. Mescoliamo bene, sempre, mi raccomando, col calore sotto. Eccolo qui. E lo lasciamo sempre col calore sotto fino a che non ci trasferiamo sul piano da lavoro per andare a mettere la panna. Quindi un totale che un paio di minuti per montarla. La dobbiamo montare, mi raccomando, con lo zucchero a velo. Ci vediamo dopo. Allora, abbiamo montato, come vedete, la panna a metà insieme allo zucchero a velo, poi la andremo a montare definitivamente. Intanto ne mettiamo un pochino per ammorbidire il nostro burro di noccioline, perché poi questo andrà unito alla panna. Quindi cerchiamo di, ecco, di stemperarlo un po', Che sennò il burro di noccioline ha quel sapore un po'... No, non è per quello, è che non lega poi con la panna. Questo è un passaggio che purtroppo, scusate, mi sono dimenticata di dirvi. Quindi la panna la dovete montare a metà, poi unite il burro di noccioline al quale avevo già unito la gelatina sciolta, unite un po' di panna, vedete? Sì. Ecco, questa è la consistenza che deve raggiungere. Ok. Adesso io la unisco tutta e poi la andrò ad aggiungere il composto di gelatina, burro di noccioline e panna morbida, diciamo, all'altra panna, in maniera che così non mi si smonta tutto. Quindi ci vediamo dopo sul banco. A dopo. La nostra mousse è pronta. Quindi tu hai aggiunto la cremina che si era formata mentre la panna montava. Esattamente, un cucchiaio alla volta, piano piano. Adesso andiamo a levare il nostro disco di croccante. Ed è venuto... Perfetto. Ed è venuto questo colore nocciola. Esatto. Vedete? Sì, sì. È proprio della dimensione sua, anzi anche un pochino più piccolo, che non guasta. Sì, perché sennò si incastra. A questo punto vado a mescolare bene la mia mousse. Vi verrà una cosa morbida, ovviamente, in questo modo, vedete? Certo. E la metto dentro allo stampo. Questa va in frigo per almeno 2 ore, io direi anche di più. Sì. Visto che le giornate sono anche caldine. Esatto. Magari in inverno forse bastavano anche 2 ore. Esatto. Livelliamo bene. Ma sopra va qualcosa o... Sopra metteremo una glassa a specchio. Ah, la famosa glassa a specchio. Sì. Diamo una battuta per levare le bolle. Ci vediamo fra 2 ore. Ci vediamo tra un paio d'ore abbondanti. Abbondanti. Nella parte più fredda del frigo. A dopo. A dopo. Allora, questa è la ricetta per
la glassa a specchio, che andrà utilizzata, cioè andrà preparata mezz'ora prima di utilizzarla sul dolce. Vi dico le dosi e poi l'andremo a fare. 10 grammi di gelatina in fogli, 100 grammi di cioccolato bianco, 80 grammi di miele o glucosio, 80 grammi di zucchero a velo, 110 grammi di latte condensato e 75 ml di acqua, temperatura ambiente, come volete, insomma, del rubinetto. Poi ovviamente potete utilizzare del colorante alimentare. In questo caso io, visto e considerato che l'andrò ad utilizzare per ricoprire una torta al burro di noccioline, userò un colorante alimentare color nocciola. Va bene? Ma voi potete mettere qualsiasi tipo di colorante. Dipende dal dolce. Dipende dal dolce. Ok? Potete eventualmente farla scura utilizzando il cioccolato fondente al posto del cioccolato bianco. Ci vediamo quindi poi successivamente per la preparazione. A dopo! Adesso che ci siamo quasi con il dolce, che ho messo al freezer perché la glassa a specchio va messa alla temperatura tra i 30 e i 32 gradi. Quindi ovviamente su una mousse scioglierebbe il tutto se fosse solo da, diciamo, fredda di frigorifero. Perché è caldo, 32 gradi. È comunque caldo, sì, certo. Allora dobbiamo prima mettere il dolce, se avete un abbattitore dentro casa, non lo so. Noi non ce l'abbiamo. Noi non ce l'abbiamo, o nel freezer, ovviamente coperto, se no prende magari gli odori delle altre cose. E quindi, dato che ci siamo quasi con il dolce, io comincio a fare la glassa, anche perché dovrà raffreddare fino alla temperatura di 30-32 gradi. Vi servirà un termometro da liquidi, è importante. Dovete mettere prima lo zucchero e l'acqua dentro alla pentola. Adesso ci trasferiamo sui fornelli, vi faccio vedere, e portarla a una temperatura di circa 103 gradi. La temperatura di circa 103 gradi la raggiungete quando zucchero e acqua cominciano a fare le bolle. Quindi in realtà per quello step non serve un termometro per forza, no? Da liquidi. Però per l'altro, per vedere quanto si è raffreddata la temperatura, purtroppo serve, ok? Ci trasferiamo sui fornelli e ci vediamo tra un attimo. Eccoci qua. Allora, ho messo il miele, l'acqua e lo zucchero a velo. Adesso sciogliamo bene il tutto. Il miele era un po' tosto, eh? Questo miele qui, sì, noi prendiamo un miele artigianale alla fattoria Cancemica, un miele fantastico di Sulla, e lo utilizziamo per tantissime cose, anche per fare le ricette con la carne. Sui formaggi è strepitoso. Allora, tanto comunque col calore adesso si scioglierà per forza. Fiamma medio-alta, se no bruciamo tutto. Quindi è bene che comunque arrivi a bollore su una fiamma non eccessivamente alta. Come vedete, il calore sta facendo il suo lavoro. Non appena comincerà a fare le bolle, aggiungeremo gli altri ingredienti. Quindi ci vediamo A bolle fatte. a bolle fatte. Allora, come vedete, questo è il momento in cui sta facendo le bolle. Noi aspettiamo che le faccia proprio in tutta quanta la sua in tutta la pentola. Ecco, adesso a questo punto possiamo togliere dal fuoco e mettere gli ingredienti velocemente. Mettiamo come primo la cioccolata,
andrà a sciogliere con 103 gradi, scioglierà facilmente. Ci metterà poco, sì. Esatto. Poi mettiamo il latte condensato, e la gelatina di pesce, di colla di pesce, che ho messo a bagno con qualche cucchiaio d'acqua, ma senza l'acqua. Quindi la strizziamo, ok? Così. Ricordo 10 grammi, Ops, scusate. Vabbè, se ci va qualche goccia d'acqua non succede nulla. E giriamo. Deve sciogliere bene il tutto, aiutatevi con una frusta, cosa che io farò immediatamente. E a questo punto sicuramente ci saranno dei grumetti e delle cose, la passiamo al setaccio, onde evitare appunto che rimangano non so, dei piccoli pezzetti di cioccolata o qualche piccolo pezzetto di gelatina, perché noi questa glassa la vogliamo proprio bella, no? Liscia, esatto. Se avete un mini pimer, scusate, ma io proprio questa cosa non riesco a dirla, usate quello, ma senza inzufflare l'aria, perché a quel punto se no vi vengono le bolle e non va bene. Vi verranno le bolle anche nella glassa. Credo sia, addirittura non sia necessario, perché la vedo bella liscia, ma in ogni caso io la passerò, tanto comunque la devo togliere dalla pentola perché deve raffreddare, e la metterò dentro un altro recipiente con il beccuccio. Serve questo per versare appunto la glassa sul nostro dolce. Ci vediamo a glassa raffreddata. Abbiamo dato il colore che ci interessava, questo nocciola leggermente rosato. Ho messo il nostro termometro da liquidi e dovrò ovviamente controllare che arrivi, scusate, alla temperatura tra i 30 e i 32 gradi. Quindi abbiamo di cammino da fare. Sì, dobbiamo aspettare un po' che si raffreddi. Sì, esattamente. Quindi ci vediamo a temperatura raggiunta. Mentre aspettiamo che la torta arrivi a temperatura e anche la glassa, tostiamo le nostre noccioline salate. Devono essere in parte intere, in parte tritate. Mi servono come decorazione. Quindi le tostiamo per qualche minuto e poi sono pronte. E poi sono pronte, sì, mi raccomando, devono essere salate, è importante che siano salate, perché devono dare quel contrasto dolce-salato che sta benissimo su questo tipo di torte. A dopo. A tra poco. Eccoci, siamo pronti. Abbiamo tolto la cerniera. Abbiamo tolto, sì, esatto, la cerniera. Questa è arrivata praticamente a temperatura. Adesso togliamo la carta E scattiamo il pacchetto. delicatamente. Eccola qui. La mettiamo su una gratella. Lasciamo il disco di carta da forno sotto per ovvi motivi pratici. E adesso andiamo a mettere la nostra glassa. Prima con un paio di fogli di carta diamo una smussata, ecco qui, in maniera che non si crei quel brutto dislivello
perché passo la carta per quale motivo? Perché è ancora congelata, quindi eccola qui. E adesso andiamo a mettere la nostra glassa, facendo attenzione che vada in ogni dove. Che spettacolo. Bella, sì, molto. Allora, aspettiamo un pochino che vada distribuita in tutte le parti. E niente, poi finiamo la decorazione non appena si è leggermente rassodata, quindi tra 4-5 minuti. A tra A poco. fra poco. Posso ritenermi molto soddisfatta del risultato. A tavola con Silvia è bellissima. Sì, devo dire di sì. A questo punto possiamo decorarla mettendo le nocciole tritate così, oppure gli date un motivo. Possiamo fare questo, una ghirlanda di noccioline intere, in questo modo. Proviamo a metterla un pochino più al centro così Sì, forse c'è più luce. sì. È veramente bella. Io Dicevo. spero che voi a casa possiate vederla nella sua bellezza. Più che altro nel suo lavoro, perché comunque... Sì, è stato un lavorone, devo dire, soprattutto passarla dalla grata. Soprattutto studiarla per una settimana. Ma dato che io Siete di tecca, di tigna. revengo dalla coccia, no, sto scherzando, simpaticissimi. Un'opera d'arte, veramente brava. E senza nessun aiuto? Stilettate. Beh, non sopporto le persone che salgono sul podio e nemmeno quelle che Salgo sul piedistallo. salgono sul piedistallo, perché, come mi diceva qualcuno, tutti siamo utili e nessuno è indispensabile. C'era qualcuno che diceva anche che solo se poi qualcuno non serve veramente a niente. Esatto, vabbè, ma quello non lo volevo dire. E quindi di conseguenza, con un po' di impegno, si ottengono grandi risultati. Ora io questa la lascio così, perché mi piace semplice così, Sì, sì. ma voi potete riempirla di nocciole, come volete voi, di arachidi, scusate. Volendo potete anche farla in un altro modo, volendo potete farla anche con la Nutella al posto del burro d'arachidi, Certo. e con le nocciole all'esterno. Eccola qui. A tavola con Silvia non faccio l'assaggio perché No, logicamente è congelata ancora, Sì. non la puoi fare. Però complimenti, veramente complimenti. Grazie mille. Mi raccomando, dovete lasciarla fuori dal frigo se volete consumarla per un'oretta, ok? Perché se no poi non potete mangiarla, ovvio. Ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.